Immagina un'esplosione nucleare continua, grande 1.000.000 di volte la Terra, che improvvisamente viene zittita, ingoiata in un istante, senza fare alcun rumore. Benvenuto su Renderium. Quello che stai per vedere non è fantascienza. È un omicidio cosmico che avviene in questo esatto momento, da qualche parte nell'universo. Una stella, maestosa e luminosa, sta per incontrare il suo carnefice. E il modo in cui morirà sfida ogni logica umana. Non esploderà, non si spegnerà lentamente. Verrà letteralmente smontata, particella per particella, in un processo così violento che i fisici hanno dovuto inventare una parola assurda per descriverlo. La chiamano spaghettificazione. E credimi, il nome fa sorridere, ma la realtà di questo fenomeno è puro terrore gravitazionale. Mettiti comodo. Stiamo per guardare l'abisso dritto negli occhi. Per capire come si uccide una stella, devi prima conoscere l'assassino. Non è un oggetto solido. Non ha una superficie su cui potresti atterrare. È una cicatrice nel tessuto stesso dello spazio-tempo. Un buco nero supermassiccio. Immagina di prendere la massa di 10 milioni di soli e di schiacciarla in un punto infinitamente piccolo. Il risultato è una forza di gravità così mostruosa che nemmeno la luce, la cosa più veloce dell'universo, può scappare. Ma c'è un dettaglio che quasi tutti ignorano. Un buco nero non succhia la materia come un aspirapolvere. Se tu sostituissi il nostro Sole con un buco nero della stessa massa, la Terra continuerebbe a girargli intorno tranquillamente, al buio. Il pericolo inizia solo quando ti avvicini troppo. E la nostra stella, sfortunatamente, ha appena sbagliato strada. Sta danzando troppo vicino al bordo del precipizio. La stella sta viaggiando a centinaia di chilometri al secondo. A questa velocità potrebbe attraversare l'Oceano Atlantico in una decina di secondi. Ma non è abbastanza. Il buco nero ha già lanciato il suo lazzo invisibile. La gravità inizia a curvare la traiettoria della stella. Inizialmente è un'ellisse perfetta, una danza elegante. Ma ad ogni giro la stella perde energia, si avvicina sempre di più. È come una moneta lanciata in un imbuto delle donazioni. Gira, gira, sempre più veloce, sempre più vicina al buco centrale. In questa fase, dall'esterno, la stella sembra intatta. Una sfera perfetta di gas incandescente. Ma all'interno, nel suo nucleo, la pressione sta cambiando. I termostati naturali della stella impazziscono. Qualcosa la sta tirando verso il basso e questo è solo il preludio, perché tra poco la gravità smetterà di essere una forza uniforme. Fermati un attimo. Pensa alla Luna e alla Terra. La gravità della Luna tira l'acqua dei nostri oceani, creando le maree. L'acqua si solleva verso la Luna. Ora, prendi questo concetto pacifico e moltiplicalo per 1 miliardo di miliardi di volte. Quando la stella si avvicina al buco nero, la parte della stella che guarda verso il buco nero sente una gravità spaventosamente più forte rispetto alla parte opposta della stella. Questo differenziale di gravità si chiama forza di marea ed è l'arma più letale dell'universo. Immagina di essere appeso a testa in giù. Qualcuno ti tira i piedi con la forza di un camion e contemporaneamente tira la tua testa nella direzione opposta con la forza di un treno merci. Il tuo corpo si allungherebbe. Questo è esattamente ciò che sta per accadere a 1 milione di chilometri di gas compresso. Ma il momento in cui la forma si rompe è qualcosa di indescrivibile. Esiste un confine invisibile nello spazio. Non è fatto di materia, non emette luce. È una linea matematica calcolata per la prima volta nel XIX secolo dall'astronomo Édouard Roche. Si chiama limite di Roche. Finché la stella rimane fuori da questo limite, la sua stessa forza di gravità interna, quella che tiene insieme i suoi atomi,
è più forte delle forze di marea del buco nero. La stella combatte, si deforma a forma di palla da rugby, ma resiste. Il suo cuore nucleare continua a battere. Ma la sua orbita in decadimento la sta spingendo inesorabilmente verso quella linea. Mancano pochi minuti. La tensione superficiale del plasma è al limite. Le correnti convettive all'interno della stella, enormi fiumi di fuoco grandi quanto l'Asia, iniziano a scorrere nella direzione sbagliata. L'equilibrio idrostatico, durato 5 miliardi di anni, sta per crollare. E poi succede. La punta anteriore della stella tocca il limite di Roche. In quell'esatto istante, la gravità del buco nero supera la gravità della stella stessa. Il collante dell'universo si arrende. La stella smette di essere un singolo oggetto. Diventa una collezione di miliardi di tonnellate di gas terrorizzato, non più legato a se stesso. La crosta esterna della stella si solleva, come se 1000 vulcani eruttassero contemporaneamente, ma la lava non ricade giù. Continua a salire verso il buio. È come se qualcuno avesse aperto una diga cosmica. Il plasma incandescente inizia a fluire verso il buco nero in un getto ininterrotto. Ma questa è solo un'emorragia superficiale. Il nucleo della stella, 10 volte più denso del piombo e caldo, 15 milioni di gradi, è ancora intatto e sta per subire una tortura geometrica inimmaginabile. Mentre gli strati esterni vengono strappati via, il nucleo rimane esposto. Pensa al nucleo come al motore di una nave. Ora immagina che lo scafo della nave venga polverizzato, lasciando il motore acceso che sfreccia nel vuoto. Senza il peso degli strati esterni a contenerlo, il nucleo cerca di espandersi, ma la forza di marea è implacabile. Lo afferra. La parte anteriore del nucleo accelera verso il buco nero molto più velocemente della parte posteriore. Questa differenza di velocità è critica. Se tu fossi seduto sulla parte posteriore della stella, vedresti la parte anteriore allontanarsi da te a migliaia di chilometri al secondo, come se la tua stessa casa stesse scappando via in avanti. La stella si sta stirando, si sta trasformando in un filo. Ma c'è un problema enorme che quasi nessuno immagina. E lo scoprirai tra poco. Tutti pensano che la spaghettificazione sia solo un allungamento. Ti tirano la testa e i piedi e diventi uno spaghetto. Falso. Se fosse solo questo, la stella diventerebbe un cilindro largo. Ma la gravità di un buco nero è sferica, converge verso un unico punto centrale. Questo significa che mentre la stella viene allungata in senso verticale, viene contemporaneamente schiacciata in senso laterale, come se due muri invisibili si chiudessero su di lei, allungata da un lato, schiacciata dall'altro. La pressione laterale diventa così estrema che il gas, già caldissimo, subisce una compressione violenta. Le temperature schizzano a livelli che fanno sembrare il nucleo del Sole un blocco di ghiaccio. La materia non è più materia come la conosciamo. È un plasma esotico, urlante, costretto in un tubo di forza gravitazionale che si assottiglia sempre di più. La stella non esiste più. Quello che una volta era un maestoso globo di 1 milione di chilometri di diametro, ora è un nastro di plasma largo poche decine di chilometri, ma lungo miliardi di chilometri. È un serpente di fuoco cosmico. La parte anteriore del nastro, la testa del serpente, viaggia a una velocità che sfiora la frazione significativa della velocità della luce. Sta per compiere la sua prima orbita attorno al buco nero, ma il buco nero non inghiotte tutto subito. È un mangiatore disordinato. Molta della materia della stella viene scagliata via, lanciata nello spazio profondo a velocità di fuga, come schizzi d'acqua da un cane che si scrolla. Solo circa metà della stella rimane intrappolata e questa metà sta per vivere l'inferno
assoluto, perché lo spazio attorno al buco nero è curvo e le strade si incrociano. Seguiamo la testa del serpente di plasma. Ha fatto il giro dietro il buco nero. Ora sta tornando indietro. Ma c'è un ostacolo sulla sua strada. La coda del serpente stesso. La materia della stella, appena strappata, sta ancora cadendo verso l'imbuto, mentre la materia che ha già fatto un'orbita le sta venendo addosso. Pensa a un'autostrada trafficata dove le auto in senso opposto si scontrano frontalmente. Ma invece di viaggiare a 100 all'ora, viaggiano a 100.000 km al secondo. L'impatto tra i flussi di plasma è catastrofico. L'energia cinetica si trasforma istantaneamente in calore. È un'onda d'urto che scuote il tessuto stesso dello spazio. Le particelle collidono, si frantumano, perdono energia orbitale. Questo scontro frontale è il momento chiave. È ciò che ferma la caduta libera del gas e lo costringe a stabilizzarsi in una nuova, terrificante struttura. Dalle ceneri dello scontro, il caos inizia a trovare un ordine. Ma è un ordine crudele. Il gas, frenato dalle collisioni, si appiattisce, si allarga, inizia a formare un anello, poi un disco piatto che ruota freneticamente attorno al buco nero. Stai assistendo alla nascita di un disco di accrescimento. È uno degli ambienti più estremi di tutto l'universo. Immagina un gigantesco anello di Saturno, ma invece di innocui pezzi di ghiaccio è fatto di plasma denso, magnetizzato e rovente. All'interno di questo disco la materia non ruota tutta alla stessa velocità. Gli anelli più vicini al buco nero girano molto più velocemente di quelli esterni. È come se le corsie interne di una pista di atletica si muovessero a velocità tripla rispetto a quelle esterne. Questo differenziale di velocità crea un attrito spaventoso. Le particelle si sfregano l'una contro l'altra senza pietà. L'attrito all'interno del disco genera un calore inimmaginabile. Stiamo parlando di decine di milioni di gradi. A questa temperatura la materia non emette più solo luce visibile. Inizia a urlare nello spettro dei raggi X. È un faro cosmico così potente che i telescopi sulla Terra possono rilevarlo da miliardi di anni luce di distanza. Noi lo chiamiamo evento di distruzione mareale. Ma per la materia nel disco è un'agonia infinita. I campi magnetici si attorcigliano, si spezzano e si riconnettono, scagliando via torri di energia dai poli del buco nero. La stella, una volta un placido globo giallo, è ora una tempesta radioattiva che illumina l'intera galassia. Eppure, per il buco nero, questo è solo l'antipasto. La vera fine si trova appena oltre il bordo interno del disco, lì dove la fisica smette di avere un senso. C'è un limite fisico, l'orizzonte degli eventi, il punto in cui la velocità di fuga supera la velocità della luce. Il bordo interno del disco di accrescimento sfiora questa linea. Da qui, il plasma incandescente smette di orbitare e cade, in silenzio, nel buio assoluto. Se tu potessi guardare una singola particella cadere verso l'orizzonte, vedresti qualcosa di paradossale. A causa della dilatazione temporale estrema, vedresti la particella rallentare, diventare rossa, sempre più fioca, fino a sembrare congelata per l'eternità sul bordo del buco nero. Ma per la particella stessa, il tempo scorre normale. In una frazione di secondo attraversa il velo e scompare. Non nel buio, scompare dall'universo stesso. Le sue informazioni, la sua massa diventano parte della singolarità, un punto di densità infinita, dove lo spazio e il tempo collassano in un singolo, incomprensibile errore matematico. Ogni cosa che vedi nel cielo notturno è destinata a spegnersi. Anche la luce più violenta finisce nel buio. L'universo non ha pietà per la grandezza. Io sono Renderium e questa era la fine di una stella.